Questa che vi racconto è una storia vera, così come tutte le altre che vi racconterò in questo canale. Sarò il primo a specificare il grado di attendibilità del racconto, facendo attenzione a chiarire bene se si tratta di una storia tramandata da testimonianze affidabili, di un'esperienza diretta, oppure di qualcosa per sentito dire. In ogni modo, questo non implicherà mai la certezza dei fatti. In questo caso trattasi di una vicenda ascoltata direttamente dalla voce di testimoni che ritengo alquanto affidabili. Ovviamente si tratta di un mio parere, non ho intenzione di imporre la mia opinione. Non posso citare fonti né garantire alcuna veridicità, ma una ricerca nei quotidiani locali dell'epoca darebbe sicuramente qualche dettaglio in più. Ognuno tragga le proprie conclusioni e lo scopo di questo racconto non è quello di convincere. In Italia, quando si parla di Bigfoot, si pensa subito al mito importato dagli Stati Uniti, una leggenda che appartiene ai grandi boschi americani, ai racconti dei boscaioli, ai video sgranati diffusi negli anni 70. Eppure la nostra penisola, con una storia molto antica, custodisce qualcosa di più, qualcosa che proviene da un tempo in cui la natura era un'enorme entità vivente e l'uomo solo un ospite di passaggio. Non esiste una casistica italiana lunga e strutturata, è vero, ma esistono episodi isolati, testimonianze sparse, ombre che ritornano, e se osserviamo con attenzione la storia, i miti e l'arte sacra, scopriremo un filo che collega passato e presente, un filo che ci conduce verso una figura tanto familiare quanto inquietante. Era il 3 agosto 1995. Ci troviamo in una località montana alle pendici del massiccio del Gran Sasso, lungo l'Appennino, in centro Italia. Abruzzo, una regione abituata al selvatico, boschi profondi, montagne rocciose, silenzi immensi ed ampi altopiani che hanno ispirato scenografia a film western di Sergio Leone e degli spaghetti western. Qui sono stati girati noti film e pubblicità, dalla saga di Trinità con Terence Hill e Bud Spencer fino a Lady Hawk, in uno scenario che supera quello dell'immaginario. Ed è proprio qui, in un piccolo borgo, dove nei pressi si trova un ampio altopiano situato a 1600 metri di altitudine, una distesa carsica circondata da faggete impenetrabili e caverne naturali, un luogo duro, poco frequentato, dove convivono l'orso marsicano, la lince appenninica e i lupi, dove storie antiche si intrecciano in uno scenario agreste e surreale, e dove, per una notte, qualcosa di completamente diverso è apparso, qualcosa che non doveva essere lì. La prima volta che sentii parlare di questa vicenda fu per caso. Una mattina qualunque stavo lavorando in ufficio immerso nel rumore dei tasti del computer, mentre la radio trasmetteva le solite notizie locali. Tra gli aggiornamenti di cronaca una frase mi colpì. Alcuni abitanti di una zona montana hanno avvistato una creatura umanoide molto simile ad una scimmia. La notizia viene data in maniera sfuggente, quasi con pudore, ma rimane scolpita nella mia mente, come una melodia che non riesce a toglierti dalla testa. Non era la prima volta che si parlava di avvistamenti particolari in quella zona. Sovente avevo ascoltato di linci, di presunti puma e giaguari, ma questa volta si trattava di un essere più grande, scimmiesco, impossibile da confondere con qualcos'altro. Attratto dalla notizia e dal bisogno di stare a contatto con la natura e con il mistero, andai nel fine settimana a fare trekking proprio da quelle parti. 2 ore nel bosco, completamente da solo, ma nulla di inconsueto. In quegli anni non si avvistavano lupi, orsi e cinghiali come accade di frequente nei giorni nostri. Oggi avventurarsi da soli sarebbe considerato un atto alquanto azzardato. Passano poche settimane e mi ritrovo con amici in un ristorante della zona, uno di quei locali rustici autentici dove senti l'odore del camino, del prosciutto locale e dei formaggi stagionati.
Il clima è allegro, si scherza, si beve vino montepulciano fermentato che lascia il segno sui bicchieri. E proprio in quel contesto mi torna in mente la notizia del Bigfoot. Così, quasi per divertimento, chiedo alla proprietaria, una signora del posto nota per il suo carattere pragmatico e risoluto, una di quelle che non ha problemi a mandarti a quel paese per molto meno. Chiesi se avesse sentito parlare di quell'avvistamento. Mi aspetto una risata, una battuta, una smentita, persino di essere insultato. Invece il suo volto cambia. Diventa serio, inconsueto. Io non ci credo, lei dice, ma quelli che raccontano questa storia io li conosco ed è gente seria ed affidabile, gente del posto che non inventa sciocchezze. La tavolata si zittisce, la signora si riprende e torna ironica e pungente, continuando nelle sue faccende. Ma quel momento di serietà rimane in tutti noi. Pochi giorni dopo il destino sembra volerci dire qualcosa. Torniamo in zona, questa volta in un altro ristorante, ancora più isolato, più alto, più vicino ai boschi. A fine cena non resisto, rifaccio la stessa domanda. Il proprietario si ferma, mi guarda e mi indica un tavolo in fondo alla sala. Dietro di te ci sono quelli che lo hanno visto. Mi volto lentamente. Saranno stati una decina di uomini, montanari veri, barbe lunghe, cappelli consumati, mani dure come tronchi, pelle scavata dal sole e dal vento. Sembravano usciti da un film western di Sergio Leone. Non ridono, non fanno ironia. Uno di questi parla, guardandomi negli occhi, e mi dice: sì, è capitato a noi, ma non ne vogliamo più parlare. Da quando l'abbiamo fatto ci hanno solo presi in giro. Abbiamo avuto solo problemi. Noi però non avevamo intenzione di deriderli né di metterli alla prova. Eravamo solo fortemente incuriositi della vicenda e questo traspariva dai nostri volti. Così dopo un lungo silenzio iniziano a raccontare. Era alta notte, le 2 passate. Si trovavano a circa 1600 metri di quota, poco prima dell'altopiano, in un'area picnic. Era appena terminata una festa paesana con griglie, luci, musica. Ora il silenzio era tornato a riempire tutto, il buio profondo, nero come pece. I boschi sembravano osservare. Loro erano lì per smontare e ripulire tutto. Alcuni caricano il furgone, altri smontano le luci e nel frattempo avvertono dei versi e movimenti tra gli alberi, oltre la stradina. Non ci badano troppo, lì è normale che ci siano cavalli lasciati liberi al pascolo o bovini, ma quando uno di loro si avvicina al limite del bosco capisce che non si trattava di un animale qualunque. La creatura emerge dall'oscurità, una figura imponente, un'ombra gigantesca ricoperta di peli scuri. La luce fioca della luna rivela una sagoma massiccia, muscolosa, sproporzionata. Le braccia sono lunghe, pendenti. La creatura emette un suono profondo, affannoso, quasi doloroso, e passa in mezzo a tutti gli altri che rimangono attoniti. Quel verso, un ringhio basso, profondo, un ringhio che, come diranno i testimoni, te lo senti nello stomaco. L'essere avanzava camminando eretto, attraversa la strada, gli uomini lo osservano immobili, quasi paralizzati. Uno di loro ricorda con precisione un dettaglio. Accanto alla creatura c'era il loro furgone, un vecchio Ducato, alto più di 2,5 metri. Era più alto del tetto del furgone, dice. Non avevo mai visto nulla del genere. La creatura non corre, si muove con decisione anche se lentamente. Passa in mezzo a loro. Poi in un attimo rientra nel bosco e scompare di nuovo inghiottita dal buio. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di avere paura, dice uno. Era troppo irreale. Il giorno seguente altre persone riferiscono di aver visto la stessa figura nei pressi del borgo sottostante. Vicino ad un camioncino parcheggiato alle prime luci dell'alba, sembrava che osservasse il camioncino incuriosito. Poi qualcuno lo incontra lungo un sentiero secondario. Alcuni testimoni della notte precedente ebbero attacchi di panico ripensando all'accaduto
e decisero di affrontare con coraggio andandolo a cercare con una jeep tra i sentieri interni del bosco. Ma la ricerca fu inutile. La successione di avvistamenti durò qualche giorno, poi improvvisamente l'essere scomparve così come era arrivato. Nei mass media ci fu il silenzio totale, nessun articolo, nessuna indagine seria, nessuna telecamera, solo qualche notizia alla radio, nulla di più. Si trattava di una scimmia fuggita da qualche zoo, ma le scimmie antropomorfe non camminano a lungo in posizione retta. Di uno scherzo ben architettato, con il rischio di essere impallinati da un boscaiolo, di una messa in scena al fine di incentivare il turismo in quella zona. In tal caso avrebbero pubblicizzato la cosa invece di essere restii a raccontare. Circa 3 mesi dopo, in un importante programma televisivo nazionale, di quelli che si occupano di ricette, moda e gossip, tra sberleffi e battutine, intervistano un uomo che raccontava in maniera eccitata un incontro identico, avvenuto però a circa 200 km più a nord, in un'altra regione. Stessa creatura, stessi movimenti, stessa altezza. L'intervistato racconta persino che mentre percorreva con la jeep un sentiero nel bosco, la creatura gli si pone davanti al parabrezza, impedendogli di proseguire. La notizia suscita ilarità, sorrisi ed in breve tempo l'orchestrina del varietà fa da sipario e spartiacque, così che in breve si torna a parlare di cose ben più serie, come la ricetta della nonna dei rigatoni al sugo di papera. Poi ancora qualche mese dopo un altro programma raccoglie un'altra testimonianza analoga, stesso scenario, questa volta ancora più a nord, proprio dove nasce l'Appennino. Tra i testimoni del caso ci furono anche elementi locali, a loro detta ben affidabili. Nessuna connessione tra i testimoni, nessun vantaggio personale, nessun contatto, eppure le descrizioni combaciano come tasselli di un unico puzzle. Dopodiché non si è più sentito parlare di vicende simili. Come mai 3 episodi lungo l'Appennino, senza alcun rilievo mediatico, si sono susseguiti a distanza di pochi mesi? Come mai non era mai accaduto prima e non è più accaduto dopo? Arthur Conan Doyle, l'autore di Sherlock Holmes, faceva dire spesso al suo personaggio: un indizio è solo un indizio, 2 indizi sono una coincidenza, 3 indizi fanno una prova. Gli anni passano e subentra l'era di internet, decido di approfondire e ciò che scopro è molto interessante. In Italia la figura di un essere scimmiesco, umanoide, solitario, appare da secoli, è presente nella sua cultura millenaria. Homo salvadego, Valtellina, 1464, coperto di peli, con bastone, aggressivo verso chi lo disturba. Homme salvage, tra le valli biellesi e la Valsesia. Homme della roccia, Trentino, creatura agile, capace di balzi prodigiosi. Homme selvadeg, essere metà uomo metà capra, saltatore formidabile. Pure Sant'Onofrio, spesso raffigurato nudo, coperto solo da lunghi capelli e lunga barba, culto fortemente presente in Abruzzo. Un eremita oppure una cristianizzazione dell'uomo selvatico? Le figure di altri eremiti, Sant'Antonio Abate, San Cristoforo, San Rocco, sono molto più simili al selvatico di quanto vogliamo ammettere. Affreschi, statue, racconti, tutti descrivono la stessa presenza. Un essere peloso, isolato, più grande del normale, custode dei boschi, una creatura universale. Questa figura appare in tutto il mondo: Bigfoot, Nord America, Yeti, Himalaya, Sasquatch, Canada, Basahun, Paesi Baschi, Hudwas, Europa medievale, Orang Pendek, Sumatra e poi in Cina, Russia. Chi è interessato al tema ed ha avuto modo di leggere svariati racconti inerenti conosce bene la varietà di fenomeni che si ritrovano associati agli avvistamenti di questa figura. Un testimone americano, nato in una famiglia che viveva nei boschi e dedita alla caccia e alla raccolta di erbe selvatiche, racconta che da bambini gli anziani gli davano delle regole da seguire quando ci si avventurava nei boschi.
Non fischiare, non seguire richiami di animali, non seguire voci di bambini, altrimenti arriverà l'uomo peloso a mangiarti. Tutto questo ha qualcosa a che fare con il nostro uomo nero, da sempre spauracchio dei bambini? Si parla di portali che consentono di accedere ad altre dimensioni, si parla di avvistamenti, di strane luci, proprio in prossimità degli incontri con questi esseri. Ebbene sì, quell'anno ci furono anche avvistamenti di strane luci, in prossimità di quell'area, anche poco prima dei fatti. Non ho conclusione, sono una persona razionale con studi scientifici. La mia unica certezza è che la vera scienza non giudica, non trae conclusioni quando non ha elementi per farlo. Non elargisce certezze solo per evitare di ammettere di non sapere. Tantomeno schernisce, come spesso avviene oggi da parte di personaggi che si autoqualificano come illuminati dalla scienza, ma che dalla quale hanno ben poco da condividere. La vera ricerca non deride, non si prende gioco di nessuno, ascolta con umiltà e cerca di trarne esperienza quando può, cercando di unire i tasselli, altrimenti ascolta e tace. Questa è la storia, così come la ricordavo, una storia destinata a cadere nell'oblio, o meglio, una storia già caduta nell'oblio, ma che ora ho deciso di raccontare. Grazie per aver seguito questo video. Se ti va puoi iscriverti al mio canale e magari lasciare un like, che per me è molto importante. Arrivederci alla prossima storia.